Salve, sono Morena Poltronieri, insieme a Ernesto Fazioli, curo le vicende del Museo Internazionale dei Tarocchi che abbiamo fondato nel 2007. Allora, ogni tanto pubblichiamo, ecco, questi brevissimi video che per noi sono, io li ho definite pillole del museo. Intanto possono essere utili per le persone che non ci conoscono, per le persone che ci conoscono e hanno piacere di vederci e di vedere quello che stiamo facendo, per le persone che magari non possono venire, però possono intanto vedere qualcosa e questo per noi è veramente un grande piacere. Allora, due parole informative, ma giuro due, proprio per non portare via tempo e vedere qualche immagine insieme. Allora, però sono importanti perché il museo è aperto su prenotazione e ci sono dei giorni di apertura. Cosa vuol dire? Che il museo non è sempre aperto. Quindi visitate il sito museodetarocchi.com perché ci sono tutte le date. Quindi magari se ne trovate una che vi è congeniale, dopo ci potete scrivere, telefonare, insomma, ci sono tutti i dati e tutte le possibilità per poterci contattare. Naturalmente c'è la visita guidata, ci sono io in persona e quindi non da remoto oppure il mio collega Ernesto. Quindi ci dedicheremo a voi veramente con tutta la nostra passione e tutto quello che è il nostro patrimonio interiore che spero insomma così possiate condividere. Allora, a proposito di condividere, voglio condividere un po' di immagini. Ogni volta tratto un piccolo tema e quindi andiamo a vedere che cosa tratterò questa volta. Condivido e andiamo a vedere perché le curiosità al Museo dei Tarocchi sono veramente tante. Quindi qua abbiamo un angolo che io definisco l'angolo dei sensi. L'angolo dei sensi perché nella vetrinetta vicino al muro, che non è particolarmente visibile, so bene, però intanto vi racconto quello che c'è. Ci sono opere legate all'Eros, dal Kama Sutra a Manara e altri autori che comunque si sono dedicati a questa tematica unendola a quella dei tarocchi. Poi abbiamo invece, e qua volevo invece cominciare a mettere un focus, quindi c'è una vetrina che è dedicata a un tema. Ci sono i tarocchi da pranzo e i tarocchi da colazione. Allora, si tratta di un'opera di Martino Barbieri in originale, dalla quale poi abbiamo realizzato anche le carte in stampa. Perché sottolineo in stampa? Perché obiettivamente sono quelli da colazione, sono biscotti veri, con colori alimentari e i disegni richiamano un simbolismo contemporaneo dei tarocchi, come se, proviamo a ipotizzare, se i tarocchi fossero nati oggi con, con gli strumenti, con le simbologie, con gli elementi contemporanei, cosa rappresenterebbero? Quindi l'artista, tra l'altro ricercatore in questo senso, ha proprio cercato di mettere l'attenzione su questi temi. Quindi ehm, i tarocchi da colazione sono fatti su biscotti, come dicevo, veri, colori alimentari, e quelli da pranzo sono quelli invece realizzati su una sorta di cracker salati o specie di crescentine. Noi le chiamiamo streghe in Emilia-Romagna, che somigliano insomma un po' al biscotto, ma sono salati, sempre con colori alimentari e sono nell'altra vetrina che vi segnalo col cursore. Ehm,
sono lì dal 2007, quindi sono conservati molto molto bene. È chiaro che poi abbiamo realizzato la stampa vera e propria. Allora, che cosa accade? Quando arriviamo qua di fronte, sia che ci siano dei collezionisti molto seri, molto compresi nel loro ruolo, o persone così, come posso dire, più allietate dalla curiosità del museo, quindi più così sul piano turistico, però quando sono qua di fronte un sorriso viene sempre fuori. Obiettivamente mi fa molto piacere, però vorrei sottolineare l'importanza di questo lavoro, un lavoro importante perché? Perché obiettivamente non vede il simbolo separato da noi, quindi un qualcosa da apprendere o attraverso uno studio o attraverso una visualizzazione, ma attraverso un concetto molto profondo che è proprio incorporare il simbolo, cioè obiettivamente entrare in una sorta di processo alchemico interiore dove noi sappiamo esiste naturalmente una digestione, quindi una digestione del simbolo e una parte viene eliminata, una parte resta e ci nutre, quindi la simbologia, al di là della curiosità, questo è evidente, però sottolinea, secondo me, un'importanza simbolica non trascurabile. Sul carrello invece abbiamo delle opere di Anissa Morello che provengono dal New Mexico. Esso è un tarot tea, cioè praticamente ogni barattolo dentro al cestino contiene delle erbe in analogia ad ogni carta dei tarocchi, quindi è un mazzo completo di tarocchi in barattolini. Quindi queste erbe servono proprio per realizzare dei tè o delle tisane. Quindi ogni, ogni barattolino rappresenta una carta dei tarocchi, la simbologia ovviamente della carta è attinente alle erbe scelte che obiettivamente accompagnano un po' quella che è la visione che ho appena esplicitato per i tarocchi da pranzo e da colazione, cioè il fatto proprio di entrare fisicamente nel rapporto con queste carte e queste simbologie. La stessa artista poi ha fatto un lavoro importante sui profumi. Quindi ecco perché è l'angolo dei sensi, quindi è un angolo sensoriale a 360 gradi. Poi nel museo in altre posizioni ci sono anche quelli tattili, quindi proprio da toccare, oppure musicali per l'udito. Beh, la parte visiva è chiaro che è quella semplicemente dell'essere di fronte a una carta, però questo aspetto per noi è molto importante proprio per entrare in pieno nella simbologia. E poi abbiamo una piccola parte di una collezione che ci è stata donata da uno chef stellato, Silverio Cineri, tarocchi gastronomici. Lui era un collezionista di strumenti da cucina del 4-500, lui in realtà era un collezionista veramente raffinato di molte altre cose. Però al di là di questo lui ha commissionò ad un artista, Claudia Chiodi, di disegnare su dei carteggi antichi del 7-800, primi 900, questi strumenti da cucina insieme a un alimento proprio per che ogni carta avesse un menù diverso. E anche questo, secondo me, ci porta in questo ambito sensoriale non trascurabile e che a noi comunque così appassiona davvero tanto. Ecco, lì vediamo un po' più da vicino il tarot tea con i barattolini, questi sono i profumi. Profumi sono resine, erbe e quindi fiori, e quindi il concetto è proprio lavorare a livello sensoriale. Ecco, qua vediamo un po' meglio
i tarocchi da pranzo e dentro la cupola di vetro vediamo alcuni biscotti. Bene, pillolina finita. Vi ricordate il sito del museo, museodeitarocchi.com? Io spero di sì. Intanto interrompo la condivisione perché voglio salutarvi a pieno schermo, ringraziandovi comunque se vorrete dare così un occhio al nostro sito, magari potete venire a trovarci, perché no? Oppure semplicemente condividere anche questa esperienza, anche solo attraverso il sito web, e essere un po' vicini a noi, anche se non fisicamente. Però a noi fa molto piacere, ecco, sempre. Abbiamo anche, diciamo, una serie bibliografica, posso dire, di alto livello, sia di libri antichi, di manoscritti, e, insomma, quindi opere veramente importanti, e nella parte destinata al bookshop anche appunto libri sui tarocchi, edizioni limitate di mazzi, il panorama è molto molto vasto. Ricordate che non siamo sempre aperti, quindi guardate i giorni e facciamo anche una chiusura invernale, come se non bastasse. Quindi date un'occhiata e vi aspettiamo davvero con immenso piacere. A presto, ciao!